Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo tao che possiamo utilizzarlo sia come una spilla. Comprando queste spille possiamo applicarla dietro con la colla a caldo, oppure fare la semplice collana con i nodi, realizzando semplicemente una catenella e poi annodandola con i 3 nodi. Possiamo naturalmente farlo del colore che più ci piace, possiamo farlo anche della misura che più ci piace. Io ho utilizzato per la base un uncinetto da 3 mm, così anche il cotone, mentre per questa ho utilizzato un uncinetto da 2,5 per realizzare così la catena del nostro tao. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il tao amigurumi utilizziamo un filato marrone chiaro e andiamo a fare un anello magico di 4 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un altro giro di 4 maglie basse. Ora da questo punto qui iniziale andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, e lavoriamo sia sulle 4 maglie che sulle 2 da questo lato e 2 da quest'altro lato. In totale saranno poi 8 maglie, quindi dobbiamo lavorare le maglie facendo in questo modo. Andiamo a fare una maglia per girare e lavoriamo su queste 2 maglie sulla parte davanti, le 2 maglie di catenelle che abbiamo fatto, e lavoriamo 1 e 2. Lavoriamo poi sulle 4 maglie di prima qui e poi andiamo a lavorare anche sulla parte di dietro della catenella. In totale saranno 8 maglie lavorate. E ora andiamo a lavorare per altri 3 giri 8 maglie basse. Ora facciamo la diminuzione della prima maglia e saranno 7 maglie, e poi lavoriamo le 7 maglie per altri 2 giri. Ora dobbiamo lavorare di nuovo le catenelle come abbiamo fatto prima, però ne andiamo a fare 4, 1, 2, 3 e 4, e andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle 4 catenelle. Io vado a fare una e non la conto per girare e vado a lavorare 4 maglie basse nelle 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ora lavoro su queste 3 maglie che sono qui, 1, 2, 3 e 4. Lavoriamo sulle 4 maglie, facciamo in questo modo, lavoriamo le 4 maglie della base qui, ne abbiamo lavorato 4 catenelle, 4 maglie basse nelle 4 catenelle, poi abbiamo lavorato 4 maglie dalla base e ora vado a fare di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ora giro la parte di dietro così del mio tao e vado a lavorare 4 maglie basse anche da questo lato. Ne faccio sempre una per girare e vado a lavorare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Vado a lavorare 3 maglie nella base qui, queste che sono rimaste, e vado a lavorare 1, 2 e 3, e ora vado a fare un giro a maglie basse lavorando tutte le maglie. Dobbiamo lavorare anche su queste della catenella, tutto il giro, dobbiamo fare anche il giro sulla parte davanti della catenella e anche da questo lato. In totale saranno 23 maglie lavorate, quindi mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo tutto in giro 23 maglie basse. E ora dobbiamo fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse. E cominciamo a dare un po' la forma al nostro tao. Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 19 maglie basse.
Cerchiamo di dare un po' la forma al tao piegando leggermente queste parti qui dove abbiamo fatto le catenelle, diamo un po' la forma e ora andiamo a fare una maglia bassissima qui e andiamo a creare il gancio per appenderlo. Potete fare oppure no, come preferite, oppure possiamo proseguire semplicemente a chiudere le nostre maglie. Le dobbiamo chiudere in questo modo, andiamo da un lato all'altro così e andiamo a fare una nostra maglia bassa. Volendo potete fare anche una maglia bassissima, come preferite, come vi trovate più comodi. Andate a fare le vostre maglie fino a chiudere completamente la parte sia da un lato che dall'altro. Volendo possiamo usare anche ago e filo e chiudere con ago e filo questa parte. Potete andare ad aggiungere anche un po' di ovatta sintetica se volete dare un po' più di spessore, oppure lasciatelo così piatto, come preferite. A questo punto possiamo poi staccare il filo e lo andiamo a bloccare con ago e filo, facendo dei passaggi in questo modo. Blocchiamo per bene e diamo bene la forma al nostro tao. Con un filato più sottile possiamo realizzare anche il cordoncino da appendere, la collana, diciamo, da appendere il nostro tao. Io ho fatto una catenella di 140 maglie, vado poi al centro qui e la vado ad inserire in questo modo. La vado ad inserire così e poi o possiamo farla passare mettendola a metà nel nostro cappio che si è venuto a creare, oppure potete fare il nodino, vedete voi, e andiamo a bloccare in questo modo. Poi possiamo realizzare anche i nodi, i 3 nodi alla nostra catenella e poi andiamo a unire le due parti estreme o con ago e filo, oppure potete fare il nodo come preferite. In questo modo qui andiamo a fare uno dall'altro lato. Volendo il tavolo lo possiamo mettere anche su una spilletta di questa, lo possiamo applicare, lo possiamo portare sulla giacca. Questo è facoltativo, decidete voi. Volendo potete anche andare a mettere le iniziali del bambino o della bambina che farà la comunione, oppure potete mettere l'iniziale della persona a cui volete andare a regalarlo, e decidete un po' voi come andarlo a rifinire. Potete semplicemente anche lasciarlo così, che è molto bello, originale. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio grande! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.